Ciao, bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, allora vi dico benvenuti. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno caricati. Lasciami un bel like e un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. L'argomento di oggi è sempre inerente alle risposte alle domande di cucito. Voi mi fate nei social varie domande e io le riunisco tutte insieme e cerco poi di rispondere. Alcune riesco a rispondervi direttamente online, quindi in privato, altre invece reputo che potrebbero essere utili un pochettino a tutte, perché comunque rispondono più o meno le domande che mi fate, più o meno sono sempre quelle. E vi invito infatti ad andare a guardare i video che ho fatto sulle domande e le risposte, perché più o meno sono i dubbi che vi vengono soprattutto usando la macchina per cucire. Questi consigli di oggi sono come iniziare ad utilizzare la macchina per cucire in maniera adeguata, quindi è un cucito per principianti, per chi si sta affacciando da poco al mondo del cucito, ha comprato la sua macchina per cucire e vuole iniziare a cucire. Ecco, il primo consiglio cui voglio dare è di infilare correttamente la macchina senza trascurare nessun passaggio, perché è importante seguire il passaggio giusto sia per quanto riguarda la macchina per cucire ma anche la taglia e cuci, quindi non abbiate fretta. Lo so che tutti abbiamo fretta, soprattutto quando dobbiamo cucire con la taglia e cuci, dobbiamo cambiare i fili e abbiamo poco tempo. Lo capisco, allora organizziamoci in maniera diversa. Ad esempio, se tu sai che l'indomani vuoi cucire, hai mezz'ora di tempo, un'oretta di tempo per cucire, il mio consiglio è quello di cambiare il filo magari dalla notte prima, in modo tale che quando tu hai tempo il giorno dopo puoi tranquillamente metterti a cucire senza dover perdere tempo a cambiare i fili della macchina per cucire, della taglia e cuci in questo caso. Per quanto riguarda la macchina per cucire, stare molto attenti a infilarla bene all'interno del lago. Mi raccomando, cambiate il lago ogni tot volte che usate la macchina per cucire, perché il lago si rovina dopo circa 8 ore che utilizzate la macchina per cucire. Infilare bene la bobina di sotto, quindi seguendo tutti i passaggi della macchina per cucire che vi indica la marca che state utilizzando e quindi la tipologia di macchina. Per le nechi più o meno è sempre la stessa, anche abbastanza facilitata, e poi fate uscire il filo dalla bobina verso l'alto e poi mettete il filo nella parte diciamo esteriore, verso l'esterno, ecco, dei fili devono essere posizionati verso l'esterno, sempre con qualsiasi macchina con cui voi state iniziando a cucire. Dovete fare questo passaggio e portarli sul dietro. A volte gli sbagli tipici che si fanno con la macchina per cucire sono proprio dovuti a questa infilatura sbagliata, quindi ti salta il punto, ti aggroviglia sotto il tessuto, tanti, credetemi, veramente tanti. Salta il punto poi è una cosa che veramente vedo tantissimo, non solo nei miei gruppi Facebook ma in tantissimi gruppi, domande con tanto di foto di questi punti saltati o aggrovigliati, e la maggior parte delle problematiche sono dovute a questo. Secondo consiglio: regolare la tensione del filo superiore e inferiore. Qualsiasi macchina tu stia utilizzando, taglia e cuci, macchina per cucire, punto a copertura, bisogna imparare a modificare la tensione dei fili. Solo la C2000 della Necchi te lo fa automaticamente, ma quello è un gioiellino. Tutte le altre non hanno queste funzioni, diciamo,
automatiche, ma le devi fare tu. Ti ho fatto tantissimi video dove ti ho spiegato come cambiare il differenziale, la lunghezza del punto, la larghezza del punto, la tensione del filo. Sono fondamentali perché cambiano a seconda del tessuto che state utilizzando, che state cucendo. Se mi sono dimenticata di metterti qui sotto, comunque chiedimi i video che io ho fatto. Adesso cercherò di mettere più spesso nei social una serie di video, di gruppi di video divisi per categorie che io ho già fatto nel canale YouTube, però vorrei fare anche questo. Ogni tanto ve lo posto in modo tale che se siete interessati, perché poi è difficile andare a vedere nel canale YouTube, io ho più di 660 video, adesso non mi ricordo quanti video ho, comunque moltissimi, quindi andare a trovarli tutti a volte è difficile anche per me, quindi figuriamoci. Quindi quello che voglio fare è anche condividere queste cartelle in modo tale che tu trovi, puoi consultarle, ecco, facilmente. Un quarto consiglio è che quando stai cucendo, uno dei trucchi, diciamo, che non sono un trucco, che sono metodologia per cucire bene, è quello di tenere con la mano sinistra il tessuto. Sinistra, io a volte anche destra, io li metto così le mani solitamente, una poggiata sul tessuto, qua c'è l'ago e questa qui. Praticamente non bisogna tirare il tessuto perché fa tutto la macchina per cucire, però bisogna sistemarlo perché magari si può spostare mentre che stai cucendo. La posizione giusta delle mani è la mano sinistra sopra il tessuto in modo tale da tenerla ferma, eventualmente se si sposta, soprattutto se stai utilizzando dei tessuti molto difficili da lavorare, che un pochettino, diciamo, che ti sfuggono dalle mani, come può essere il voile, come può essere la licra, tessuti difficili da lavorare, è sempre meglio tenere bene le mani posizionate nella maniera più giusta, in questo modo. Quindi se voi siete andati da una sarta o in una scuola e siete partiti da zero a cucire, vi avrà insegnato appunto questo, cioè di posizionare le mani nel modo più giusto, quindi in questo modo. Quinto consiglio: come effettuare gli angoli, come fare a cucire gli angoli. È facilissimo, questa è proprio una tip di cucito per principianti base, penso che l'abbiano fatte tutte le mie colleghe. Tu stai cucendo, una volta che sei arrivata all'angolo devi portare giù l'ago. Se hai una macchina elettronica e hai di ultima generazione, cioè un pulsante, nelle macchine elettroniche della Neki trovi un pulsante ago su, ago giù. Per esempio la 204D e le macchine superiori hanno di gamma superiore, hanno proprio questa caratteristica di poter sollevare con un singolo pulsante l'ago su e l'ago giù. Se non ce li ha e stai magari cucendo con una macchina meccanica, semplicemente devi girare verso di te il volantino che sta alla tua destra e abbassare l'ago. Una volta che l'ago è abbassato, noi sappiamo che in quel caso l'ago sta fermando il tessuto non svolazza, rimane fermo grazie all'ago. Solleva il piedino verso l'alto, gira il tessuto dall'angolazione che vuoi che si giri, abbassa nuovamente il piedino e vai avanti. Ti verrà un angolo perfetto, senza problemi, senza intoppi. Gli angoli sono facilissimi da fare con la macchina per cucire. Io ho imparato grazie alla scuola di cucito, anche perché quando io studiavo e cucivo, andavo a lezioni di cucito, non c'era internet, proprio c'era internet, perché esisteva internet, io tra l'altro ce l'avevo, ma non esistevano quelle scuole di cucito.
Io mi ricordo ancora, mi sono sbloccato un ricordo in questo momento, la prima persona sarta che ha iniziato a fare i corsi di cucito online. È stata la pioniera di tutte noi, che poi alla fine ci siamo unite, diciamo aggregate, se possiamo dire, a lei, creando questi contenuti digitali di cucito. E lei, mi ricordo ancora che si chiamava Scuola di Cucito, e poi a un certo punto io mi ero scaricata tutti i video, me l'ho riguardata, e tutti con calma, con pazienza, e anche lì avevo imparato qualcosa, perché c'è sempre da imparare, c'è quella chicchetta, quel piccolo consiglio che magari io non vi ho dato qui su YouTube, però ve l'hanno dato altre mie colleghe, oppure altre mie colleghe vi hanno dato non vi hanno dato dei consigli che vi do io. Il consiglio, infatti, in generale, e termino il video qui, è di non limitarvi a seguire la vostra YouTuber preferita, perché fate del male soprattutto a voi. Perché io, se fossi in voi, seguirei tutti. All'inizio io ho fatto così, infatti seguivo tutti. Poi a un certo punto, iniziando a fare anche io questo lavoro, alcune, diciamo, che mi hanno un po' messo i bastoni fra le ruote, pestato i piedi, e ho smesso di seguirle, perché un pochettino antipatiche, diciamo così, quindi ho smesso di seguirle. Però voi che comunque state qui per imparare, seguite tutte, io ve lo consiglio, perché se non imparate una cosa da me, lo imparate da un altro, se non lo imparate da un altro, lo imparate da me, anche perché molti fanno i corsi di cucito, diciamo, privati, a pagamento, quindi o pagate per imparare o pagate o niente. Vabbè, perché vi sto andando a dire addirittura di andarvi a iscrivere a canali che sono concorrenziali al mio, però è un consiglio proprio da amica, sincero e disinteressato. Io farei così, perché quando ho studiato io cucito pagavo ogni singola lezione, dovevo prendere la macchina, andare vicino a Cagliari, perché non era neanche a Cagliari la scuola, facevo un po' di chilometri, quindi benzina e soldi. Qua avete tutto a portata di click, proprio accendete il cellulare, guardate, cioè, e vi potete seguire una lezione. Rendetevi conto di quanto siate fortunati voi, che potete avere la possibilità di imparare veramente tantissimo da questi video online. Comunque, dette le mie pillole di saggezza, mi raccomando, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella, un bel like, un commentino, un cuoricino, sai bene o male tutto quello che ti chiedo, niente di particolare. Condividi anche i video nei tuoi social in modo tale che mi conosca sempre più gente, più persone, più di voi, perché poi mi conoscete, poi ogni giorno c'è qualcuno, ti ho scoperto da poco, sono da tanti anni, ti ho scoperto da poco, mi fa ridere perché sono veramente tanti anni che faccio questo tipo di lavoro online, però meglio così. Vi mando un grande bacio, sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e alla prossima!